9 persone su 10 commettono questo errore ogni mattina. Ed è per questo che la loro pancia non se ne va mai. Quel momento imbarazzante quando incroci lo sguardo con il tuo riflesso. Tiri dentro la pancia con tutte le tue forze, ma lei resiste. Gonfia, molliccia, grande, come se avessi ingoiato un pallone. Hai provato tutto, vero? Diete estreme, integratori inutili, ore di sudore in palestra, eppure niente. Il gonfiore è ancora lì, ostinato, come sempre. E quelle odiate maniglie dell'amore, quelle che ti fanno rifiutare inviti al mare, quelle che ti costringono a comprare vestiti di una taglia più grande, quelle che ti fanno dire «tanto ormai non tornerò mai come prima». Fermati. C'è una verità che nessuno ti ha mai detto. Non è colpa tua se non riesci a sconfiggerla. Il tuo corpo è intrappolato in un circolo vizioso metabolico, ma oggi scoprirai l'interruttore segreto per ripartire. E la soluzione è più semplice e più economica di quanto immagini. Una semplice tazzina da caffè. Sì, hai capito bene. Una bevanda naturale con 3 ingredienti che probabilmente hai già in cucina, ma che il 95% delle persone usa nel modo sbagliato. In questo video non ti darò solo la ricetta pancia piatta, ti rivelerò il trucco per sbloccare il metabolismo anche dopo i 50 anni, l'errore a colazione che ti fa gonfiare come un pallone, il rituale serale che trasforma il tuo fegato in una macchina bruciagrassi, come vedere i primi risultati in soli 10 giorni. Se sei stanco di rinunce impossibili da mantenere, allenamenti estenuanti, sentirti in guerra con il tuo corpo, resta con me per i prossimi 10 minuti. Perché, se lo fai, tra 10 giorni potresti ritrovarti davanti allo specchio a sorridere e dire «Finalmente, adesso mi riconosco di nuovo». E quel vestito che avevi sepolto nell'armadio tornerà a essere il tuo preferito. Io ci sono passato, so esattamente cosa provi. E se ce l'ho fatta io. Oggi tocca a te. Sei pronto a iniziare? Partiamo subito con la ricetta rivoluzionaria. La ricetta che stai per scoprire è sorprendentemente semplice. Ma non sottovalutarla. È proprio nella semplicità che si nasconde la sua efficacia. Hai bisogno solo di 3 ingredienti naturali, economici, e molto probabilmente li hai già nella tua cucina. 500 ml di aceto di mele biologico. Mi raccomando, sceglilo di buona qualità. 3 cucchiai di miele grezzo, non quello lavorato e trasparente, ma quello grezzo, denso, vero, e 1,5 litri di acqua naturale. Prepararla è un gioco da ragazzi. Versa tutto in una bottiglia di vetro con tappo, evita la plastica. Mescola finché il miele si scioglie completamente. Metti in frigo. Ogni giorno, prima di pranzo e prima di cena, bevi una tazzina da caffè di questa miscela fredda. Se puoi, usa una cannuccia per proteggere lo smalto dei denti. Tutto qui? Sì, ma ora capirai perché funziona così bene. L'aceto di mele è un potente regolatore naturale della glicemia. Dopo i pasti, i livelli di zucchero nel sangue aumentano. E se salgono troppo in fretta, il corpo produce un picco di insulina. Sai cosa succede a quel punto? L'insulina blocca il dimagrimento e accumula grasso, soprattutto sulla pancia e intorno al fegato. L'aceto di mele invece rallenta l'assorbimento degli zuccheri, smorza il picco glicemico, aiuta a bruciare i grassi, riducendo anche l'appetito. Contiene acido acetico che, come dimostrano numerosi studi, migliora la sensibilità insulinica e riattiva il metabolismo, anche con i grassi più ostinati. E il miele grezzo non è solo un dolcificante, equilibra il sapore e rende la bevanda più tollerabile per lo stomaco, mantenendo intatti i benefici. Ma deve essere grezzo, non quello industriale. Infine, l'acqua. Serve a idratare, diluire l'acidità e rendere la bevanda sicura da assumere ogni giorno. Perché berla prima dei pasti? Perché in quel momento il corpo è pronto ad accogliere il cibo. Questa bevanda agisce da spintarella intelligente, prepara la digestione, calma l'insulina, previene gonfiori e accumuli di grasso. Vuoi davvero vedere una differenza? Provala per 10 giorni. Ma ricorda, la bevanda da sola non basta. Se vuoi accelerare i risultati, devi anche eliminare 2 nemici silenziosi che bloccano il tuo dimagrimento:
No, non parlo di pane e pasta. E no, non c'entra niente con le calorie. Ma prima di svelarteli, condividi questa ricetta con quella persona che si lamenta sempre della pancia o con chi ha smesso di indossare i propri vestiti preferiti. Potresti aiutarla a sbloccarsi, proprio come sta per succedere a te. La bevanda che hai appena scoperto è un acceleratore potente. Ma se nel frattempo continui a dare al tuo corpo ciò che lo ha bloccato fino ad oggi, è come premere sull'acceleratore con il freno a mano tirato. Ecco perché, per questi 10 giorni, ti chiedo una cosa semplice. Elimina completamente gli zuccheri raffinati e i carboidrati industriali. Cosa significa esattamente? Parliamo di zucchero bianco, biscotti confezionati, merendine, crackers, grissini, cornflakes, succhi di frutta. Tutto ciò che contiene farina 00, sciroppo di glucosio o fruttosio e dolcificanti artificiali. So cosa stai pensando. Dai, sono solo piccole concessioni. Ma proprio quelle piccole dosi ripetute ogni giorno tengono alta l'insulina, ti impediscono di bruciare grassi e ti lasciano con la pancia gonfia, l'intestino irritato e il metabolismo bloccato. Quando li togli, succede qualcosa di straordinario. La glicemia si stabilizza, l'infiammazione si abbassa, il tuo corpo inizia a sciogliere il grasso accumulato da anni, specialmente quello che danneggia il fegato in silenzio. Non è una tortura. Ti bastano 10 giorni. Solo 10 giorni per dare al tuo organismo spazio per resettarsi e tornare a funzionare come dovrebbe. E ora che sai cosa evitare, è il momento di vedere cosa mangiare a colazione per non vanificare tutto il lavoro fatto finora. Perché se parti con il piede sbagliato al mattino, blocchi i progressi ancora prima di iniziare. La colazione è uno dei momenti più critici della giornata e la maggior parte delle persone, soprattutto dopo i 50 anni, continua a fare lo stesso errore ogni mattina. Colazioni dolci, leggere solo in apparenza, biscotti, fette biscottate con marmellata, cereali confezionati, cappuccino zuccherato, brioche. Sembrano innocue. In realtà sono una bomba glicemica. Fanno schizzare l'insulina, ti danno fame dopo un'ora e ti impediscono di bruciare grasso. Se vuoi una pancia più piatta, un fegato più pulito e un'energia stabile, ti serve un altro approccio. Serve una colazione che stabilizzi la glicemia, ti faccia sentire sazio o sazia a lungo, che nutra la massa muscolare, essenziale per bruciare calorie anche a riposo. Ecco la colazione ideale per i prossimi 10 giorni. Uova biologiche. Possono essere sode, strapazzate, in frittata. Avocado o una manciata di frutta secca come mandorle, noci, nocciole. Yogurt greco intero o formaggi freschi a basso contenuto di lattosio. Un cucchiaino di olio extravergine d'oliva a crudo o una noce di burro biologico su una fetta di pane integrale vero. Tè verde non zuccherato, meglio se con un pizzico di curcuma e zenzero in polvere. E cosa evitare assolutamente? Cereali da supermercato, anche quelli fitness, marmellata, miele e zuccheri semplici. Frutta troppo dolce appena svegli, brioche, cappuccino zuccherato, fette biscottate, anche integrali. Questa colazione ti aiuta a calmare l'insulina, sentirti pieno o piena di energia fino a pranzo, attivare il metabolismo fin da subito, proteggere la massa muscolare, fondamentale dopo i 50 anni. E tu? Sei disposto a eliminare questi alimenti dalla tua colazione per soli 10 giorni? Scrivilo nei commenti qui sotto, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Raccontami come fai colazione oggi. Potresti scoprire che è proprio lì che ti stai sabotando, senza saperlo. E adesso, dalla mattina passiamo alla sera, perché con un'abitudine semplicissima puoi aiutare il tuo fegato a disintossicarsi, migliorare il sonno e attivare davvero la perdita del grasso viscerale. Durante il giorno prepari il corpo a bruciare grassi, ma è di notte che avviene la vera rigenerazione. E l'organo protagonista in questa fase è il fegato. Mentre dormi, lui lavora per te. Filtra il sangue, elimina le tossine, regola la glicemia, gestisce il metabolismo dei grassi. Ma c'è un problema.
Se la sera mangi troppo tardi o male, il fegato si affatica e quando è troppo occupato a digerire non riesce a fare il suo lavoro principale: disintossicare il corpo. Il risultato? Ti svegli gonfio, stanco, con la solita pancia che sembra non voler andare via. Ecco cosa puoi fare per cambiare le cose. Già da stasera. Cena almeno 3 ore prima di andare a dormire. Dai tempo al corpo di iniziare la digestione prima del riposo. Scegli una cena leggera e digeribile. Verdure cotte, proteine leggere come pesce, uova, tofu e un filo di olio extravergine d'oliva a crudo. Evita completamente pane, pasta, riso, dolci, frutta, alcolici, latte, snack. Rispetta una finestra di almeno 12 ore tra cena e colazione. Questo semplice digiuno notturno abbassa l'insulina, alleggerisce il fegato e attiva la modalità bruciagrassi. Non è una dieta rigida, è solo un modo intelligente per rispettare i ritmi naturali del corpo. E se lo fai, i risultati arrivano. Presto! Già dopo pochi giorni potresti dormire meglio, svegliarti più leggero e sgonfio, sentire meno fame al risveglio e iniziare finalmente a vedere la differenza sulla pancia. E ora manca l'ultimo passo, quello che può accelerare i tuoi risultati e darti ancora più energia e motivazione. Ma prima, se questo video ti è utile, fai una cosa semplice: metti un like e iscriviti al canale. È un gesto piccolo, ma può fare la differenza per tante persone che, come te, vogliono sentirsi di nuovo bene nel proprio corpo. Siamo arrivati all'ultimo tassello della tua routine. Ed è proprio questo che può fare la differenza, soprattutto se hai superato i 50 o i 60 anni. Se vuoi risultati reali e li vuoi in tempi brevi, aggiungi una semplice abitudine quotidiana. Una camminata di 20-30 minuti a passo sostenuto. Non serve correre, non servono attrezzi, serve solo costanza. E se riesci a farla dopo pranzo o dopo cena, ancora meglio. Perché proprio in quei momenti il corpo è impegnato a digerire e una passeggiata può trasformare un pasto in energia pulita, invece che in grasso accumulato. Ecco cosa fa una camminata post-pasto. Abbassa il picco glicemico, riduce la produzione di insulina, spinge il corpo a bruciare il grasso come fonte di energia. Ma non è tutto. Una camminata quotidiana migliora anche la circolazione, l'umore, la qualità del sonno, la sensazione di prenderti cura di te stesso, ogni giorno, senza stress. E se non puoi uscire? Nessun problema. Puoi camminare anche in casa o usare una mini bike da interno. Nel link in descrizione trovi un esempio perfetto per chi ha poco tempo o è in là con gli anni e preferisce muoversi senza uscire. Che tu esca o resti in casa, ora la scelta è tua. Prendi questo impegno per almeno 10 giorni, fallo con costanza e poi torna qui a raccontarmi nei commenti come è cambiato il tuo corpo, come ti senti, quanta energia in più hai ritrovato. Ti leggo davvero volentieri. Bene, se hai seguito questo video fino a qui, hai già fatto un passo da gigante verso il tuo benessere. Ma se vuoi evitare di tornare al punto di partenza e vuoi scoprire come mantenere attivo il metabolismo e continuare a bruciare grasso anche dopo i 60 anni, allora non perderti il prossimo video che vedi comparire adesso sul tuo display. Lì ti spiegherò perché tante persone non riescono a dimagrire, anche se mangiano poco e fanno esercizio, e come sbloccare finalmente il corpo in modo naturale e duraturo. Clicca subito sul video e continua il tuo percorso verso una vita più sana e felice.